Dopo i Brooklyn Nets, ecco un'altra franchigia della rubrica Storie da collezione che non inizia il suo cammino dalla NBA ma dalla ABA. Per il raggiungimento dei 900 iscritti, come al solito, vi ringrazio davvero tanto e invito a chi non l'avesse ancora fatto a fare un bel click su iscriviti. Ma bando alle ciance, siamo adesso pronti per conoscere la storia dei Denver Nuggets. «1967 apre i battenti una nuova lega, nata da 12 investitori che erano in competizione con la NBA. La lega è la American Basket Association. Una delle licenze viene assegnata all'imprenditore James Trindle, che guidava la cordata di Kansas City, che però non riuscì a trovare uno stadio adatto. Allora il commissario della nuova lega, George Mikan, la prima All-Star della NBA, suggerisce di spostare la squadra a Denver. Detto, fatto. Trindle sposta la squadra e la chiama Denver Lark, che sarebbe all'Odola, cioè l'uccello del Colorado, ma è costretto a vendere i 2/3 delle quote, per mancanza di fondi, a Bill Rinsby, il magnate degli autotrasporti Rockets di Denver. Nascono così, finalmente, i Denver Rockets. Il logo è minimal, con la palla da basket in mezzo e la sponsorizzazione della ditta di trasporti. La maglia è una sola, prodotta da Wilson, arancione con scritta nera, fino al 71, quando cambia tutto: società, colori, con il logo che è un razzo che gioca a basket, produttore di maglie, Medalist Zenith e ovviamente le maglie stesse, che iniziano ad essere due: casa bianca e viola trasferta. Per le ultime 3 stagioni ABA cambiano ancora società e un produttore di maglie all'anno. Nel 1973 In-House punta sui colori giallo da casa e blu da trasferta. L'anno dopo, oltre alle maglie prodotte da Dave Cook, oltre all'arrivo di un giovane Larry Brown in panchina, cambiano soprattutto il nome. C'era già nell'aria la fusione con la NBA e, considerato che i Rockets esistevano già a Houston, da missili si passa a pepite, con nel logo il minatore che scopre la palla da basket. 1975, torna Wilson che mette la picozza sulle maglie e la ABA si avvia verso lo sfaldamento, perdendo franchigie. Tutto questo combacia con la stagione migliore per Denver, che riesce ad arrivare alle finals, ma non a vincere, avendo davanti i New York Nets di uno straordinario Dr. J, Julius Erving. Cambiano lega, ma non le maglie, quell'anno, perché il seguente invece sì. Powers subentra a Wilson e rende le maglie più pulite. Nell'80 torna in house per 2 anni, mantenendo le maglie uguali, nonostante tra questi 2 anni il logo cambia con lo skyline della città e le montagne sullo sfondo, che darà vita nell'82 alle maglie forse più iconiche dei Nuggets, con la produzione di nuovo di Powers. Piccole modifiche ma sostanziali, con il ritorno di Medalist nell'85, che toglie il colore verde e cambia il colore ai bordi di entrambe, facendo diventare blu la maglia da trasferta. Nell'89 entra Champion in NBA e per i primi 2 anni Denver usa solo la maglia blu. Poi dal 91-93 torna anche quella bianca da casa. I primi anni dopo il cambio di lega furono difficili, fino all'arrivo di Alex English, che coincise con il cambio di immagine. La sua storia l'ho raccontata nel dettaglio nella rubrica NBA Jersey Stories, che vi linko qua sopra, e parla del più prolifico giocatore degli anni 80 che ha portato la squadra a 9 anni di playoff consecutivi. Sono gli anni della run and gun philosophy, cioè lo stile corri e tira, che li porta all'apice con le finali di conference dell'85, perse contro i Lakers di Magic. Si va verso la fine del decennio, sempre ad alto livello, ma senza mai vittorie, con cambi societari diversi e il tracollo degli anni 90, nonostante l'illusione dell'annata con la vittoria in recupero al primo turno di playoff con Dikembe Mutombo. Altra storia che ho raccontato nel dettaglio. Ma per il resto, solo delusioni. Anni 90 dove anche l'estetica ha un calo. Il logo ha la scritta Nuggets che la fa da padrone, davanti alla montagna di Denver. Il blu diventa più scuro per la maglia da trasferta e per quella da casa subentra il rosso nei contorni. Nel 97 starter come produttore, ma senza cambiare nulla. Così come Reebok nel 2001, che produce solo una maglia bianca. Nuovo tentativo di dare una svolta sotto l'aspetto estetico, con i font rimasti uguali, ma il cambio di colore di logo e maglie. Viene inserito un azzurrino contornato di nuovo di giallo nella maglia da trasferta e bianco e azzurrino in quella da casa. Nel 2005 c'è la prima alternate dei Nuggets, blu scuro e font diverso con la scritta gialla. Dura solo un anno,
perché Adidas la sostituisce con una throwback che richiama quella da casa degli anni 90, tolta nel 2007, e nel 2008 una nuova alternate verde con la scritta Denver più grossa, mentre nel logo azzurro diventa blu scuro. L'alternate sparisce l'anno dopo e nel 2010 c'è un lieve restyle delle due principali, mentre l'alternate riprende quella di Reebok di qualche anno prima. Nel 2012 l'alternate riprende la maglia con lo skyline anni 80, ma con un fondo giallo, mentre viene inserita la maglia per la partita di Natale con un blu quasi nero, simile a quello anni 90, mentre l'anno seguente diventa puro blu con un logo sulla maglia che anticipa quello che sarà poi il logo della squadra dopo 3 anni. Non giocano la partita di Natale nel 2014, mentre l'era Adidas finisce con le 3 maglie principali modificate per qualche dettaglio e quella di Natale, sempre a maniche corte, ma totalmente bianca, con le piccozze incrociate, e devo dire che è una delle rare a maniche corte che riesco ad apprezzare. I primi anni 2000 sono caratterizzati da risultati sempre altalenanti, ma mai idilliaci. Ne sono passati tanti a Denver di forti. La prima speranza del 2003, Carmelo Anthony, ma anche Allen Iverson, Chauncey Billups, J.R. Smith, Iguodala e il nostro Danilo Gallinari, che sotto le montagne di Denver ha giocato il miglior basket della sua carriera. Nonostante questi giocatori, il risultato migliore è come negli anni 80, la finale di conference, persa anche questa volta contro i Lakers, ma stavolta di Kobe Bryant. Da lì una nuova discesa fino agli inferi, dove andarono a trovare in Serbia, tramite draft, il centro Nikola Jokic. L'anno dopo arriva Jamal Murray e piano piano, con loro due su tutti, la crescita della squadra è costante stagione dopo stagione. L'esplosione è nell'anno della bolla, durante il Covid, dove sono tra i favoriti, ma LeBron James aveva ancora qualche cosa da dire. Guardatevi comunque quei playoff di Murray perché ha fatto numeri incredibili. I numeri li fa invece Jokic per le 2 stagioni successive, visto che vince in entrambe il titolo di MVP della stagione. Ma non riescono ad andare oltre il secondo turno di playoff. Si comincia a parlare di maledizione per una franchigia che quando si avvicina al punto più alto cade sempre. La risposta a queste dicerie è stata dominio assoluto nel 2022-2023. Primi in regular season a Ovest con un record di 53-29. 4-1 a Minnesota nel primo turno di playoff, 4-2 a Phoenix nel secondo e lo sweep 4-0 nella rivincita finalmente ai Lakers nelle finali di conference. Alle finals trovano la sorpresa Miami Heat di Jimmy Butler, che arrivano da ottavi in regular season, avendo battuto convincendo tutti a est. Ma contro quei Nuggets non poteva esserci storia. Il dominio è continuato anche lì e quel 4-1 ha sancito una vittoria attesa 56 anni. Jokic MVP delle finals e la storia è scritta. Questi sono anche gli anni di Nike, che dal 2017 sfrutta il cambio di logo che è sia minimal ma che racchiude qualcosa di tutti i precedenti. Il blu torna a essere scuro, l'alternate ora statement è più stilizzata e comincia il valzer delle City Edition, che l'anno seguente tirano fuori forse la più bella e cambiano la statement con il soprannome della città, My Like City. Inserita la Airned solo nel 2019, poi solamente i cambi di City Edition fino a questa stagione 24-25, dove sono ancora tra i favoriti, ma si sono finalmente tolti il peso dei perdenti dalle spalle. Come sempre, prima di fare la classifica dei migliori e dei peggiori, vi mostro quali sono le maglie di Denver nella mia collezione personale. Alex English, una delle prime che io abbia mai avuto, è una delle prime immagini che hanno colpito proprio in tutta la storia delle maglie NBA, che hanno colpito nel segno, intendo, quel colore arcobaleno col blu di fondo, e poi il giocatore in sé che ho scoperto, appunto, come dicevo prima, io ho fatto anche un video a riguardo, un bel personaggio e connubio perfetto. Poi ho anche Carmelo Anthony è stato un Hall of Famer e tra tutte le sue esperienze in NBA l'apice l'ha trovato con quella maglia, che trovo anche molto bella. L'unica che ancora non sono riuscito a recuperare, ma recupererò, è quella degli stessi anni, però bianca, che era da casa in quel periodo, di Danilo Gallinari, che il suo apice da giocatore, il suo prime l'ha raggiunto proprio con quella maglia. Me lo ricordo con quella maglia e mi ricordo i numeri che faceva. E infine, non ha ancora finito la carriera, chissà quante cose può fare, ma secondo me il suo prime l'ha già bello che raggiunto, è Nikola Jokic, l'unico che ha portato questa squadra a vincere mai un titolo, quindi
se non è da ricordare lui già. Poi con la maglia mia preferita, tra l'altro, uscita in questi anni. Non dico migliorare, però sublimare, una maglietta già stupenda, il logo dello Skyline, bravi a Nike. Ed eccoci ai flop e ai top dei Denver Nuggets. Terzo gradino più basso del podio delle più brutte, metto la City Edition 2023. È uguale a quella della stagione in corso, però bianca, che è ancora peggio. Con in pratica credo sia il prefisso, comunque il numero postale, codice postale, brutto, proprio sta male, si confonde con il numero del giocatore. Poi in realtà le metterei sullo stesso piano, guarda, ve le faccio vedere tutte e due, però proprio brutte. Quindi qua negli ultimi 2 anni Nike male. Terzo gradino del podio delle migliori, Adidas, quella che dicevo prima che ho di Carmelo Anthony. È un bel colore, una tonalità che non si è vista, adesso si vede già di più perché viene usato qualsiasi colore, però in quel periodo, i primi 2000, il primo decennio dei 2000, non si era ancora visto un colore così. C'era solo nei Lakers nei fine anni 50, dei Minneapolis Lakers, poi dopo non è stato più riproposto. Complimenti ad Adidas perché è la terza delle più belle. Secondo gradino del podio, quelle brutte, arriviamo fino al 1975, produttore Wilson, che per 2 anni ha messo il logo sulla maglia, ma era di per sé il logo molto confusionale, caotico. La scritta Denver comunque è piccola, non si capisce bene, mi crea del disagio questa maglietta, quindi niente, deve andare secondo gradino del podio tra le brutte. Ma andiamo alla nota liete per il numero 2, è la City Edition del 2018. Come dicevo prima, Nike ha sublimato una maglietta già perfetta, tanto di cappello perché non era facile usare quello Skyline e riprodurlo in maniera ottima con quello sfondo bianco. Infatti anche quella nera la metterei allo stesso livello che esce l'anno successivo, però tra le due la bianca proprio è un livello superiore. Il premio per la maglia peggiore dei Denver Nuggets va a Starter, e stiamo parlando fine anni 90, primi 2000. In realtà non l'hanno neanche inventata loro, perché comunque Champion aveva tirato fuori questa maglia già brutta, però sono riusciti a peggiorarla. Champion almeno l'aveva fatta tipo lucida, un colore lucido con quell'oro che aveva senso. Invece Starter fa la stessa cosa ma non lucida, e quindi c'è, appunto, è proprio brutta, è la più brutta, non c'è altra maniera di dirlo. È il vincitore dei peggiori. Avrete già capito chi metto al primo posto. Medalist Sand Knit è al primo posto per una delle maglie più iconiche della storia della NBA. L'ho già detto e lo ripeto, una scritta misto videogioco, quei colori arcobaleno sul blu profondo e il contorno giallo, ripeto, perfezione, storia assoluta per Medalist. Fatemi sapere se volete cosa ne pensate e magari anche la vostra di classifica. Detto questo, siamo arrivati alla fine. Vi ringrazio se siete arrivati fino a qua, e la prossima puntata di The Collection sarà una puntata speciale perché arriverà con raggiungimento, se lo volete, dei 1000 iscritti. Quindi non spoilerò altro e vi do l'appuntamento alla prossima storia da collezione.